Oggi esploreremo insieme le 18 lezioni chiave tratte dal best-seller pluripremiato The Psychology of Money di Morgan Housel, uno dei testi più illuminanti e profondi sul rapporto tra denaro e psicologia. Spesso, quando pensiamo al denaro, lo associamo a numeri, investimenti e strategie finanziarie. Ma la verità è che la nostra relazione con il denaro è fortemente influenzata da emozioni, esperienze personali e soprattutto dalle scelte che facciamo giorno dopo giorno. In questo episodio vi guiderò attraverso le lezioni che Housel ci offre, mostrando come fattori come la fortuna, il rischio, la pazienza e la semplicità giocano un ruolo fondamentale nel nostro successo finanziario. Scoprirete come la psicologia sia spesso più importante della tecnica e come il denaro possa diventare uno strumento non solo per migliorare la nostra vita, ma per darci libertà e serenità, se gestito con saggezza. Quindi mettetevi comodi e preparatevi a cambiare il vostro modo di pensare al denaro. Siete pronti? Iniziamo. 1. Nessuno è folle. Una delle lezioni fondamentali del libro è che nessuno è davvero folle quando si tratta di denaro. Ogni persona agisce in base alle proprie esperienze e prospettive, che possono essere estremamente diverse. Ciò che per qualcuno può sembrare una scelta irrazionale o rischiosa, per un'altra persona potrebbe essere del tutto logico, basato su esperienze e contesti differenti. Le esperienze personali sono molto più potenti di quanto possiamo apprendere indirettamente dagli altri. È ragionevole aspettarsi che persone di generazioni, culture e contesti economici diversi abbiano lo stesso approccio al denaro? Per esempio, se sei nato negli Stati Uniti negli anni 60, durante la tua adolescenza e i tuoi 20 anni, l'inflazione ha triplicato i prezzi. Questa generazione, più tardi nella vita, è probabilmente più propensa a investire in azioni piuttosto che in obbligazioni. Qualcuno nato in questo periodo ha sviluppato una relazione con il denaro molto diversa rispetto a qualcuno cresciuto negli anni 90. Lo stesso vale per le differenze di background, di genitori e valori, o per diversi redditi, incentivi e regioni del mondo. Ognuno sviluppa un rapporto diverso con il denaro e un modello mentale che riflette le proprie esperienze. Nessuno è davvero folle, quindi non giudicare troppo in fretta. Ciò che sembra assurdo a te può essere perfettamente razionale per qualcun altro. 2. Il ruolo della fortuna e del rischio. Spesso tendiamo a concentrarci sulle storie di individui di successo, cercando di imparare da loro, ma siamo generalmente poco bravi a riconoscere il ruolo che la fortuna ha avuto nel loro percorso. Ad esempio, Bill Gates frequentava uno dei pochissimi licei negli Stati Uniti che aveva un computer. Solo uno studente su 1 milione aveva accesso a una scuola con un computer a quel tempo. È possibile spiegare il successo di Bill Gates senza considerare questa circostanza incredibilmente fortunata? Niente è così buono o così cattivo come sembra. Più estremo è l'esito, meno probabilità c'è che tu possa applicarlo alla tua situazione. È giusto trarre ispirazione da individui di successo come Bill Gates, ma non dobbiamo aspettarci di poter replicare il loro successo, semplicemente imparando come sono diventati bravi nel loro specifico campo. Il mondo è troppo complesso per spiegare qualsiasi risultato esclusivamente con gli sforzi di una persona, senza tenere conto della fortuna e del rischio. Concentrati su tendenze e modelli, non sugli individui. Ci sono troppe variabili in gioco e distinguere tra fortuna, rischio e abilità è molto difficile. Piuttosto che imitare le storie di singoli individui, è più utile individuare modelli e tendenze generali di successo e fallimento. Più comune è il modello, più probabilità ci sono che tu possa applicarlo alla tua situazione. 3. Fermare il continuo spostamento degli obiettivi. Una delle abilità finanziarie più difficili da padroneggiare
è riuscire a far smettere di muovere il palo della porta, ovvero affermare il costante desiderio di avere di più. Gli esseri umani sono naturalmente portati a voler sempre più denaro, più potere, più prestigio. Tuttavia, se la felicità è il risultato delle aspettative, meno i risultati, è fondamentale imparare a smettere di spostare continuamente l'asticella dei propri obiettivi. Oggi, purtroppo, le nostre aspettative sono spesso influenzate dai paragoni sociali che facciamo in un mondo iperconnesso e dominato dai social media. Il livello massimo del confronto sociale è così alto che nessuno potrà mai raggiungerlo completamente. Bertrand Russell ci avvertiva che è impossibile sfuggire all'invidia attraverso il solo successo. Nel passato, coloro che ambivano alla gloria invidiavano Napoleone, ma Napoleone invidiava Cesare, Cesare invidiava Alessandro e Alessandro invidiava Ercole, che non è mai esistito. Lo stesso vale per il denaro. È un gioco infinito. Dobbiamo convincerci che non possiamo vincerlo se il nostro obiettivo principale è vivere una buona vita. Fermare lo spostamento continuo degli obiettivi, capire cosa è abbastanza per noi e rimanere fedeli a questa consapevolezza è la chiave per trovare equilibrio e soddisfazione. 4. Il tempo è il fattore più importante nel successo degli investimenti. La storia di Warren Buffett è spesso citata per il suo genio negli investimenti, ma c'è un aspetto fondamentale che viene trascurato: il tempo. Il 96% del suo patrimonio netto è stato accumulato dopo i suoi 65 anni, al momento della pubblicazione del libro. Questo dato ci insegna che il vero segreto del suo successo non risiede soltanto nelle sue abilità di investimento, ma nella sua capacità di rimanere investito per decenni, permettendo al potere dell'interesse composto di fare la sua parte. Migliaia di articoli, libri e video lodano Buffett per le sue scelte, ma pochi evidenziano quanto sia cruciale il tempo nel mercato per costruire una grande fortuna. La lezione qui è che non si tratta solo di ottenere grandi rendimenti, ma piuttosto di ottenere rendimenti costanti e adottare una strategia che possiamo seguire per un lungo periodo. 5. Il denaro che guadagni e il denaro che riesci a mantenere richiedono competenze diverse. Guadagnare denaro richiede coraggio, ottimismo e la capacità di assumersi rischi. Mantenere quel denaro, invece, richiede umiltà e persino una certa dose di paura di poter perdere ciò che hai faticosamente accumulato. Per rimanere ricchi è necessaria una mentalità da sopravvissuto, la capacità di resistere nel tempo senza fare errori significativi, in modo da poter beneficiare pienamente del potere dell'interesse composto. La chiave per la ricchezza a lungo termine non è solo saper guadagnare, ma evitare passi falsi che potrebbero compromettere il risultato nel lungo periodo. 6. Ricorda che le code vincono. Nel mondo degli investimenti, una piccola percentuale di eventi o decisioni spesso determina la maggior parte dei risultati. Questo principio vale per molti aspetti del business e della finanza. Le code lunghe, le estremità di una distribuzione dei risultati, hanno un'importanza critica in finanza. Dal 1980, i rendimenti complessivi dell'indice Russell 3000, che rappresenta l'economia statunitense, sono stati determinati solo dal 7% delle azioni. Nello stesso periodo, il 40% delle azioni ha perso oltre il 70% del proprio valore e non si è mai ripreso. Come ha osservato Charlie Munger, se rimuovessimo solo alcuni dei migliori investimenti di Berkshire Hathaway, il suo percorso a lungo termine sarebbe piuttosto nella media. Le code, dunque, governano tutto nel mondo degli investimenti e riconoscere in anticipo la gemma nascosta è una delle sfide più complesse. 7. Il valore intrinseco del denaro. Controllare il tempo. Morgan Housel sottolinea che il valore intrinseco più grande del denaro è la sua capacità di offrirti controllo sul tuo tempo. Se c'è un denominatore comune nella felicità, secondo Housel, è che le persone desiderano controllare la propria vita.
Questo è un concetto con cui molti di noi possono identificarsi. Anche per coloro che oggettivamente apprezzano il proprio lavoro, trovarsi a lavorare su un programma che non si controlla può a volte sembrare simile a fare qualcosa che si detesta. Nonostante gli Stati Uniti siano la nazione più ricca della storia, c'è poca evidenza che i cittadini stiano diventando più felici. L'autore suggerisce che, in parte, questo accade perché abbiamo sacrificato sempre più controllo sul nostro tempo. A causa della natura mutevole dei lavori d'ufficio odierni, molti lavoratori continuano a pensare al lavoro anche nel tempo libero. Siamo costantemente immersi nel lavoro nella nostra mente, quindi sembra che il lavoro non finisca mai. Ricorda che controllare il tuo tempo è il dividendo più alto che il denaro può offrire. 8. Non cercare il rispetto con beni di lusso. Molti di noi desiderano che il denaro e i beni di lusso servano a guadagnare rispetto e ammirazione dagli altri. Tuttavia, Housel sottolinea che questo approccio è inefficace. Quando qualcuno guida una Ferrari, ad esempio, le persone tendono a focalizzarsi sul veicolo, non sulla persona che lo guida. La maggior parte dei passanti non pensa: «Wow, questo tizio è davvero cool e di successo, guida una Ferrari, che ammirabile!» Piuttosto, molti stanno semplicemente fantasticando su come sarebbe per loro possedere una Ferrari. Investire in oggetti costosi per ottenere rispetto è un errore. Housel suggerisce che è molto più facile ottenere rispetto e ammirazione attraverso l'umiltà, la gentilezza e l'empatia, qualità che non costano nulla. In definitiva, nessuno è impressionato dai tuoi beni quanto lo sei tu stesso. 9. La vera ricchezza è invisibile. Spendere soldi per mostrare agli altri quanto denaro si ha è il modo più veloce per perdere denaro. Tendiamo a giudicare la ricchezza in base a ciò che vediamo, poiché è l'unica informazione che abbiamo a disposizione. Ci affidiamo alle apparenze esterne per valutare il successo finanziario. Una casa elegante, una macchina costosa, una vacanza esotica. Tuttavia, questo è un modo terribile per trarre conclusioni sulla ricchezza. In realtà, la ricchezza è ciò che non si vede. Le auto lussuose non acquistate, gli orologi non indossati, i diamanti non comprati. Come ricorda Housel, la ricchezza è costituita da beni finanziari che non sono ancora stati convertiti nelle cose che puoi vedere. La vera ricchezza si manifesta quando non spendi il denaro e ciò ti consente di acquistare libertà e flessibilità. Per la maggior parte delle persone, acquisire vera ricchezza richiede disciplina, autocontrollo e la capacità di non apparire ricchi. 10. L'importanza del tasso di risparmio rispetto al reddito o ai rendimenti degli investimenti. Morgan Housel sostiene che il tasso di risparmio sia più cruciale per accumulare ricchezza rispetto al reddito o ai rendimenti degli investimenti. Adottare una mentalità di frugalità e imparare a essere felici con meno sono gli aspetti dell'equazione del denaro su cui dovremmo concentrarci maggiormente, poiché sono completamente sotto il nostro controllo e hanno una probabilità del 100% di essere efficaci nel lungo termine. Al contrario, se vedi la costruzione della ricchezza come una questione di avere sempre più reddito o rendimenti più elevati, il tuo percorso finanziario potrebbe essere arduo e accidentato, una strada in gran parte fuori dal tuo controllo. Il rischio è che tu possa facilmente scoraggiarti dai risultati e non concentrarti sul risparmio e sull'investimento regolari. Incrementare l'umiltà e imparare a essere felici con meno contribuisce anche alla costruzione della ricchezza e alla sicurezza finanziaria. Il libro definisce i risparmi come la differenza tra il tuo ego e il tuo reddito. Riflettici su, per un momento. Potresti allora capire perché molte persone con buoni redditi non riescono a risparmiare abbastanza. Ricorda la distinzione che abbiamo fatto tra essere ricchi e essere facoltosi. Quale preferisci? Stai cercando status, approvazione dei pari
e gratificazione a breve termine? O preferisci ottenere la libertà generata dalla ricchezza che non è visibile esternamente? Housel afferma che avere il controllo sul proprio tempo e sulle proprie opzioni sta diventando una delle valute più preziose in un mondo dove l'intelligenza non fornisce più un vantaggio sostenibile. 11. Il concetto di ragionevolezza rispetto alla razionalità assoluta. Quando si tratta di decisioni finanziarie, puntare a essere ragionevoli è spesso più realistico e produce risultati migliori rispetto a essere freddamente razionali. Invece di cercare la strategia di investimento matematicamente ottimale, cerca di massimizzare quanto bene riesci a dormire la notte. Per esempio, esiste un consenso nella comunità finanziaria riguardo al premio per investire in azioni di valore. Con queste informazioni, la decisione perfettamente razionale potrebbe essere quella di investire il 100% del tuo portafoglio azionario in un fondo che si concentra esclusivamente su azioni di valore. Tuttavia, sebbene questo possa essere vero nel lungo periodo, potresti dover affrontare un fondo molto volatile che potrebbe sottoperformare un semplice indice per oltre un decennio. Sei pronto a sopportare la sottoperformance e il dubbio che potrebbe derivare dall'adottare questa strategia? Considera invece di acquistare un semplice fondo indicizzato a basso costo, che ti fornirà rendimenti molto accettabili e ti permetterà di dormire meglio la notte. 12. Riconoscere che il mondo è imprevedibile e che la storia è lo studio di eventi sorprendenti. Sebbene sia utile avere una comprensione del passato, fare eccessivo affidamento su di esso può farci trascurare quegli eventi eccezionali che avranno il maggiore impatto nel futuro. È importante riconoscere che la maggior parte di ciò che accade nell'economia globale, in un dato momento, può essere ricondotto a pochi eventi passati che erano impossibili da prevedere. In finanza, più ci allontaniamo nel tempo, più le conclusioni che possiamo trarre devono essere generali. Ricordiamo che i cambiamenti strutturali nel mondo odierno possono rendere le lezioni del passato meno applicabili. 13. Pianificare per il fallimento e avere un margine di sicurezza. Adottare un margine di sicurezza, ovvero un margine di errore, è una strategia efficace per affrontare un mondo basato sulle probabilità e soggetto a sorprese. Quello che generalmente desideriamo è perseguire strategie in cui siamo soddisfatti con una vasta gamma di potenziali risultati. Implementare un margine di sicurezza può avvenire in vari modi. Ad esempio, adottando un budget frugale e vivendo al di sotto delle proprie possibilità, è più probabile che si riesca a fronteggiare eventi imprevisti, come la perdita del lavoro, un reddito più basso o rendimenti inferiori alle aspettative dagli investimenti. Un pensiero flessibile e una pianificazione finanziaria con orizzonti temporali ampi faciliteranno l'adattamento quando si verificano eventi imprevedibili. È essenziale evitare qualsiasi piano troppo rigido nelle sue assunzioni, ad esempio, un piano che funziona solo se si ottiene il rendimento medio storico del mercato, o un piano che funziona solo se si è continuamente impiegati durante tutta la durata del piano. Ricorda, dovresti mirare ad essere soddisfatto con una vasta gamma di risultati, quindi fai attenzione quando imposti le assunzioni alla base del tuo piano. 14. Pianificazione a lungo termine e la nostra evoluzione personale. La pianificazione a lungo termine è complessa perché le persone cambiano nel tempo, così come i loro obiettivi e desideri. Personalmente, sono sicuramente una persona molto diversa rispetto a 10 anni fa. Il mio modo di pensare è cambiato, le mie opinioni politiche si sono evolute e anche le aspettative sulla mia carriera lavorativa sono mutate. Questo fenomeno è noto come The End of History Illusion, il quale descrive la tendenza delle persone a essere molto consapevoli di quanto siano cambiate nel passato, ma a sottovalutare quanto le loro personalità, desideri e obiettivi
continueranno a evolversi in futuro. Morgan Housel consiglia di minimizzare i rimpianti, adottando una mentalità moderata e evitando impegni finanziari estremi. Potremmo essere soddisfatti del nostro attuale livello di frugalità, ma il nostro io futuro potrebbe pensare diversamente. Potremmo sentire oggi un urgente bisogno di cambiare qualcosa nella nostra vita, ma il nostro io futuro potrebbe provare rimpianto per ciò che, con il senno di poi, sembra una fuga da una situazione. 15. Investire. Richiede sempre un prezzo. Investire non è mai privo di costi. Ricorda che il successo negli investimenti richiede sempre un prezzo. La maggior parte dei costi finanziari non ha etichette di prezzo visibili. La loro valuta non è in dollari, ma in volatilità, paura, dubbio, incertezza e rimpianto. Ad esempio, considera Netflix, che ha restituito più del 35.000% tra il 2002 e il 2018. Nonostante questo, ha trattato al di sotto del suo massimo storico precedente nel 94% dei giorni. Se possedevi Netflix, hai vissuto una notevole volatilità. Che tu sia un investitore in azioni a valore o un investitore in fondi indicizzati passivi, dovrai affrontare una certa dose di volatilità e incertezza durante il tuo percorso di investimento. Questo può essere spesso difficile da sopportare. Molti investitori cercano di evitare di pagare il prezzo, cercando scorciatoie, come inseguire ritorni facili o tentare di cronometrare il mercato saltando frequentemente dentro e fuori dalle azioni. Sfortunatamente, non esiste un pranzo gratuito negli investimenti. Coloro che cercano di evitare di pagare il prezzo, spesso finiscono per pagare il doppio. 16. Riconoscere che esistono diversi tipi di investitori che giocano partite molto diverse. Quando gli investitori hanno obiettivi e orizzonti temporali differenti, i prezzi che possono sembrare ridicoli a un investitore possono avere perfettamente senso per un altro. Perché? Perché i fattori a cui prestano attenzione sono molto diversi. Ad esempio, le bolle sono dannose quando gli investitori a lungo termine, che giocano una partita, iniziano a prendere spunti dai trader a breve termine, che giocano una partita completamente diversa. L'aspetto cruciale è comprendere a un livello profondo il proprio orizzonte temporale, per non rischiare di essere influenzati dai comportamenti di investitori che giocano partite diverse. L'ultimo IPO di una startup? No, grazie. L'ultima criptovaluta? No, grazie. L'ultimo ETF innovativo? No, grazie. 17. Ottimismo e pessimismo nelle discussioni finanziarie. Il pessimismo spesso sembra provenire da qualcuno che cerca di aiutarti, mentre l'ottimismo può sembrare più una tecnica di vendita. Tuttavia, è importante riconoscere che l'ottimismo è in realtà la nostra migliore scommessa quando si tratta di investimenti, perché il mondo tende a migliorare per la maggior parte delle persone, la maggior parte del tempo. Il pessimismo può sembrare più intelligente, più plausibile e, generalmente, vendere meglio. Pensate all'ultima volta che avete acceso la TV per seguire una discussione tra esperti di finanza che concordano sul fatto che il mercato azionario stia andando alla grande e che dovremmo semplicemente restare tranquilli per decenni senza vendere. Nonostante il mercato azionario nel suo complesso performi incredibilmente bene nel tempo, indipendentemente dalla situazione reale, si sentirà spesso che ci sia una crisi imminente, che gli eventi A e B potrebbero sconvolgere tutto, che non bisogna essere troppo rilassati, e così via. Ricordate che il pessimismo è il loro lavoro. Il loro obiettivo è mantenervi incollati alla TV. Non hanno certo preoccupazioni sincere per il vostro portafoglio pensionistico. 18. Evitare di sovrastimare le probabilità, basandosi sui desideri. Quando desideriamo fortemente che qualcosa sia vero, è facile cadere nella trappola di credere in storie che sovrastimano le probabilità di verità. Un esempio calzante
è rappresentato dai fondi comuni di investimento. Dal 2008 al 2018, l'85% di questi fondi ha sottoperformato rispetto ai loro benchmark. Nonostante questo storico di scarsi risultati, l'industria dei fondi comuni non solo non è in declino, ma continua a prosperare con trilioni di dollari in gestione e una quantità enorme di persone pronte a investire i propri risparmi in fondi a pagamento con commissioni elevate. Questa situazione dimostra quanto il desiderio di evitare il costo della consulenza e le promesse allettanti del marketing possano condurre a scelte sbagliate. È essenziale essere critici e cauti riguardo a ciò in cui scegliamo di credere e fare attenzione a non lasciarci influenzare dalle narrativi che possono non riflettere la realtà. Spero che queste 18 lezioni tratte da The Psychology of Money di Morgan Housel vi abbiano fatto riflettere e offerto nuovi spunti per gestire il denaro in modo più consapevole e sereno. Abbiamo visto insieme come la psicologia e il comportamento siano spesso più importanti della conoscenza tecnica quando si tratta di denaro. La capacità di essere pazienti, di riconoscere l'impatto del caso e del rischio e di mantenere una visione a lungo termine sono tutte qualità essenziali per costruire un rapporto sano e equilibrato con le nostre finanze. Ricordate che il denaro non è solo una questione di numeri, ma anche di emozioni, scelte quotidiane e abitudini di vita. È uno strumento che, se utilizzato saggiamente, può portarci maggiore libertà e tranquillità. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se vi è piaciuto e avete trovato valore in ciò che abbiamo discusso, vi invito a condividere il podcast e a lasciare un commento con i vostri pensieri. Non dimenticate di iscrivervi per non perdere i prossimi episodi. Ci sentiamo presto con nuove riflessioni e idee. Un saluto da Tommaso e ricordatevi di mettere mi piace per aiutarci a diffondere i contenuti di questo canale.